Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buonasera e buona settimana a tutti. Allora Carlo, iniziamo subito perché le prime domande iniziano sulla questione extracomunitari, perché in tanti tifosi ci chiedono, insomma, come fare, perché gli slot sono 2 in entrata e i giocatori accostati al Milan sono quasi tutti extracomunitari. Direi Beatrice Mm. uno, perché Kamada mettilo già via. Cioè Kamada è preso, quindi lo slot resta 1, quindi ancora, cioè ancora peggio, nel senso ancora più difficile. Ti ho dato un assist ancora più bello, certo. Certo, i nomi degli extracomunitari in questo momento un po' più caldi degli altri è quello di Loftus-Cheek e quello di Adan Güler. Questi sono i due, però per quello che riguarda Loftus-Cheek, un extracomunitario, al Milan piace, vedremo. Adan Güler è già un giocatore che non sarà titolare, quindi non credo che il Milan corra per prendere Adan Güler e tolga uno slot per un non titolare. È una riflessione che sto facendo. Potrebbe il Milan fare come ha intenzione già di fare il Madrid, che con il Barcellona è uno dei nostri competitor. Abbiamo Barcellona, Real Madrid e Milan. Il Milan avrebbe offerto 5 milioni in più della clausola rescissoria, quindi 22 milioni. Il Milan l'ha già fatto con Adli, a maggior ragione lo potrebbe fare con Güler, cioè lasciarlo un altro anno al Fenerbahce. Perché di Güler ti dico un'altra cosa. Un amico che è amico di un po' passaggi, di un giornalista turco, mi ha detto che il giocatore desidererebbe una squadra, in questo non si sente ancora pronto per il campionato italiano, dato che fra le squadre che sono in lista, sono in fila, c'è anche l'Ajax o il Benfica, come sua preferenza preferirebbe, chiaro, rimanere un altro anno al Fenerbahce anche se di un'altra squadra, ma un Ajax, un Benfica dove la pressione è inferiore, quindi un discorso anche onesto da parte del giocatore. È un ragazzo comunque molto, molto giovane. Esatto, una soluzione sarebbe proprio quella di lasciarlo in prestito. Carlo, invece tante domande arrivano anche sulla questione punta. Mia. Certo. Sulla questione punta, dopo quello che è accaduto appunto con Thuram, che è verso l'Inter, volevo ricordare a quelli che, come nel film Codice da vincere, da Codice da Vinci, hanno preso uno scudiscio e si sono diciamo fustigati la schiena per l'uscita. Sono gli stessi che hanno ancora le cicatrici del 2007 quando non è arrivato Suazo, e voglio ricordare che addirittura, pensa se succedesse adesso, Beatrice, c'è stato un comunicato del Milan che annunciava l'acquisto di Suazo, comunicato ufficiale. Mi ricordo. Poi non è arrivato, il Milan, come avete notato, ha proseguito la sua vita e quindi è andato avanti. Ce ne faremo una ragione anche senza Thuram, d'altra parte, cioè, vediamo. E i nomi... No, diciamo che avendo parlato tanto di questo giocatore, ora è un giocatore che è andato in un'altra squadra. 6 milioni e il Milan gliene avrebbe offerti 4,5 perché è un'offesa far più di Leao, rischiava una turbolenza clamorosa negli spogliatoi. E ora quali sono i nomi? Ma guarda, i nomi adesso, indicati. o il solito Scamacca, spero di no, perché tutto è infortunato, ma poi lì non dovrebbe essere perché il West Ham lo vuole monetizzare, non vuole prestiti. Il nome adesso forse, non ho detto che viene, quello in pole position, cioè sai che c'è una hit parade, no? Sì, sì. Canzone che sale e poi scende. Il pole position in questo momento è Morata, perché Openda, che è l'altro nome che piace, costa un cinquantino, e cinquantino è un po' cara. Ma io, Carlo, proprio perché Openda è caro il cartellino, ma Morata è caro l'ingaggio.
Però se il giocatore, innanzitutto gli daremo 5, il 5 non diamo oltre il 5 noi, rispetto alle AO e agli altri. E va bene, se lui penso che voglia venire in Italia, gli piace il campionato italiano, ha una moglie di Venezia, come tu sai, quindi potrebbe essere una possibilità. Chiaro che se l'ingaggio è 7/8, prendiamo il solito pennarello che tu tieni con cura nel cassetto e fai tuc. Sì, anche e perché da voglio dire, cinquantino, temo che il pennarello me lo consumi anche quello. sì, Altri nomi, perché poi bisogna prenderne uno, altri nomi sinceramente in questo momento non ne sono usciti, mi sembra. Ma ti chiedono anche cosa ti aspetti dal mercato in entrata, soprattutto a centrocampo, perché ad oggi è il reparto con l'addio di Tonali più scoperto anche dal punto di vista numerico. Se mi prometti che non ti viene la pelle d'oca, volevo dirti che il 10 di giugno, scusa, di luglio, sì, il centrocampo del Milan è Brescianini, Pobega, Krunic. Insomma, è vero. Hai un po' gli Sono diventata un po' pallida, hai avuto una vampata. No, perché si parla tanto, no, dell'attacco, è No, ovvio. hai ragione. Però in attacco ci sono infatti, e sono da migliorare, ci siamo fino a qui, ma a centrocampo non ci sono. Esatto, però no, c'è da dire una cosa, ho sbagliato io, chiedo scusa, non volevo la battuta. E Kamada, perché Kamada ci sarà il 10, quindi Kamada, Pobega, Krunic e Brescianini saranno i 4. Chiaro che si spera di prendere Loftus-Cheek entro quel periodo, poi ci sarà Benasser, e però bisogna prenderne 2, uno è Loftus-Cheek. Attenzione perché oggi è uscito un nome molto interessante, non so se l'hai notato, il nome di Amrabat. Sì. Colleghi di tutto il mercato web, perché citiamo sempre le fonti, hanno messo questo nome come un possibile interessamento del Milan. Hai notato che non metto mai Frattesi. Io non credo che il Milan avrà un colloquio, ma non credo che metta 40 milioni per Frattesi. Anche perché Carlo, devo dire che avrai sicuramente letto la sua intervista di venerdì su Gazzetta, mi è sembrato molto esplicito sulle sue volontà. Poi è chiaro che nel calcio non si può mai dire. No, poi sai, se uno non crede al progetto del Milan, ce ne faremo una ragione. Sì, diciamo che è un prezzo molto molto caro, perché per carità è un buon giocatore, giovane, però di Loftus-Cheek, insomma, si avvicina anche alla cifra di Milinkovic alla fine, se ci pensi, come cartellino. Non voglio pensarci. Che io non riesco a capire perché sinceramente non si buttino su Milinkovic. Ho già letto qualcuno che dice beh, ma anche se arriva Milinkovic Tonali non lo posso dimenticare, va bene, però diciamo così è quella frase che io hai sentito da me dire tante volte: Milinkovic non dà la felicità ma rende un po' meno nervosi, va bene. Sì, esatto, è chiaro che Sandro non lo dimentichi perché è Sandro Tonali, però sei un po' meno nervosa con Milinkovic, portarsi a casa una felicità. Almeno dal punto di vista tecnico direi di sì, poi quello affettivo resta e resterà. Io ho Milinkovic, Savic e Loftus-Cheek, non so sono se più sereno. È inferiore a quello dell'anno scorso, sinceramente. No, anche perché Carlo, poi se dire... per principio non dobbiamo dimenticare Tonali e qualsiasi prendiamo non va bene perché deve esserci Tonali, è un principio che accetto, cioè dico va bene, però insomma se tu hai Milinkovic... No, anche perché voglio dire, la cessione eccellente c'è stata, queste cose purtroppo capitano e quindi la cessione eccellente ti potrebbe anche permettere di fare un acquisto eccellente come Io oltretutto, giustamente, i dirigenti non devono molto giustamente, essere influenzati mediaticamente dalle atmosfere. Però, voglio dire, puoi vivere un filino più serenamente, puoi lavorare meglio. Se tu parti da Milinkovic, anche se il prossimo acquisto arriva fra 20 giorni, chi se ne importa? Perché sennò altrimenti non è un gran bel lavorare, si continua a ricevere no qui, no lì, e invece sarebbe un debutto meraviglioso dei nuovi dirigenti plenipotenziari del mercato se partissero da Milinkovic. Milinkovic credo che 5 milioni
con 5 milioni possa venire, quindi io mi auguro che possa essere lui. Però hai ragione tu, oltre Frattesi, che in questo momento dimentichiamo, l'altro nome caldo è Loftus-Cheek, che potrebbe essere lui. Kamada, Loftus-Cheek, cominciamo a ragionare. Carlo, io ti ringrazio, ti saluto, ti do appuntamento sempre qui domani alle ore 19. Certamente, tradizione. Buona serata a tutti.